Oggi ragazzi ho deciso di portarvi un po' con me in quella che è la mia vita da nomade digitale in Uruguay. Sono quasi 4 mesi oramai che vivo in Uruguay. L'idea iniziale era restare 5 settimane, ma come vedete ho esteso un pochino la mia permanenza uruguaiana. La verità è che come nomade digitale semplicemente vivo la mia vita normale, ma lo faccio in luoghi diversi del mondo. Mi sveglio la mattina, in qualche modo mi alzo dal letto. Quando ero in Austria, quando ancora vivevo a Graz, era molto più semplice avere una routine e mi svegliavo tutti i giorni la mattina molto presto, di solito verso le 6, anche perché dovevo prendere il treno e andare a lavorare in azienda che si trovava fuori città. Lavorando da casa non ho più la necessità di svegliarmi all'alba, quindi da questo punto di vista sono un po' più tranquillo. Ho comunque mantenuto la mia routine perché mi accorgo che meditare la mattina in generale mi aiuta ad attivare un po' il cervello, diciamo io. Se non medito la mattina sto dormendo praticamente per le prime 2 o 3 ore del giorno. Dopo aver meditato di solito mi concentro sullo studio, quindi nel mio caso ovviamente lo studio delle lingue, e ultimamente sto studiando lo sloveno e cerco di fare almeno mezz'ora al giorno di studio dello sloveno. Devo dire che sono stato molto poco costante con lo studio dello sloveno negli ultimi mesi, ma da 2 o 3 settimane invece sono riuscito a tornare alla mia solita routine e ad essere più costante. Ho preso l'abitudine poi qui in Uruguay di preparare il mate, che è questa bevanda tipica, una specie di tè che si beve in Uruguay, ma non solo in Uruguay, e che mi accompagna in qualche modo un po' in tutta la giornata, mi accompagna durante le mie riunioni che ho di solito la mattina e che sono principalmente in tedesco o in spagnolo, proprio perché lavorando con un'azienda austriaca e con clienti sudamericani, queste sono le lingue che si parlano. Einfach unmöglich, bitte. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir machen das einfach nicht. E ovviamente poi ho di solito 5 milioni di email da smaltire, e anche qui la gran parte sono in tedesco, spagnolo, in realtà anche inglese. Al momento non ho progetti con la Francia e quindi è un po' di tempo che non sto usando il francese per lavoro. Nell'ultimo periodo poi sto preparando l'esame di project management e cerco di simulare tutti i giorni l'esame. Ho un'applicazione e l'obiettivo è di rispondere correttamente ad almeno 30 risposte al giorno. Penso che farò un video in realtà in cui vi spiegherò come sto esattamente preparando l'esame di project manager. Scrivetemi nei commenti se vi può interessare, perché è una specie di imparare ad imparare, quindi condivido le mie strategie anche in questo caso. Una volta alla settimana poi ho una lezione di sloveno, che in realtà più che una lezione è una chiacchierata con un tutor, giusto per chiacchierare un po', e un tandem di 15 minuti con un amico. Parliamo 15 minuti in sloveno e 15 minuti in spagnolo. Io lo aiuto con lo spagnolo e lui mi aiuta con lo sloveno. Ogni tanto poi ho le mie call di coaching, che di solito sono in inglese o in italiano, dipende un po' dal livello, diciamo, delle persone con cui lavoro, o mi è capitato in realtà anche in tedesco, dipende anche dalla madrelingua delle persone con cui lavoro. That's a good one, yeah, of course. And what about the rest? Un'altra attività che faccio spesso, quasi quotidianamente, è quello di dare un feedback sulla pronuncia a chi fa parte del mio programma di coaching e sta studiando con me l'italiano o l'inglese, lo spagnolo o qualunque altra lingua, dipende un po' dalla lingua che state
imparando, ragazzi. Spesso per pranzo invece vado in un posto qui vicino a casa, sul marciapiede, in un angolo di sole che è bellissimo, si sta veramente bene, e mi porto un libro da leggere e mi rilasso un po' in questo modo. Di solito mi piazzo ad un tavolino fuori. Agaro show? Di solito vado al ristorante lì all'angolo, però mi sembrava che non avevano i tavolini fuori oggi, perché è ancora prestino, quindi non c'è il sole in quell'angolo. E allora ho detto, dai, mi prendo una banana e vado a comprare un paio di empanadas o una torta, vediamo cosa hanno in una specie di rosticceria, panetteria. Boh, mi sono comprato un'empanada, una torta e direi che siamo pronti per poi continuare la giornata. Ogni tanto invece cammino un po' di più e vado al parco, che è un'altra cosa che mi piace fare in pausa pranzo per rilassarmi, riposarmi un po' e staccare un pochino. Mi porto sempre un libro perché mi piace molto leggere e quest'anno ho deciso che vorrei leggere 40 libri, che sono un po' meno di quelli che ho letto l'anno scorso, però secondo me l'obiettivo è fattibile. L'altro giorno invece degli amici mi hanno chiesto: Simone, ti va di fare un picnic? Quindi in realtà ho completamente spostato tutte le attività che avevo pianificato di fare nel pomeriggio e sono andato al parco a fare un picnic con gli amici. Era un giovedì, ho detto lavoro di sabato pomeriggio anziché di giovedì pomeriggio e recupero quello che non ho fatto, quindi non è un problema e è una fortuna, diciamo, lavorare sui miei progetti, il fatto di essere flessibile da questo punto di vista. Registro poi ovviamente video per YouTube o per il mio podcast, quindi non tutti i giorni, però la considero una delle mie attività principali ovviamente. In questi giorni poi, oltre a fare la simulazione dell'esame come project manager, studio anche in maniera più tradizionale, quindi in realtà quello che faccio è capire dove sono le mie lacune e andare a leggere, andare a informarmi, andare ad integrare quello che non so studiando grazie a video o libri o materiale vario. 2 volte alla settimana vado in palestra, che in realtà è una palestra un po' diversa dal solito perché è una cosa strana in cui mi piazzano degli elettrodi e mi fanno fare cose strane tipo flessioni con gli elettrodi piuttosto che squat, e in teoria stimolando i vari muscoli del corpo l'allenamento è più efficace e si ottiene in un minor tempo un risultato maggiore. Sono andato ad allenarmi, ragazzi, adesso torno a casa. Di solito torno camminando, giusto per camminare un po', che non fa mai male, è parte in realtà dell'allenamento. Stasera venivano degli amici a cena, quindi sono andato a comprare gli ingredienti per fare le melanzane alla parmigiana. Ragazzi, è stato abbastanza avventuroso in realtà. Un grana, un po' strano. Penso che prenderò questa. E quindi questa, diciamo che è una tipica giornata della mia vita a Montevideo durante la settimana. Ovviamente durante il weekend ne approfitto per riposarmi o per andare a esplorare un po' questo splendido paese in cui sto vivendo da qualche mese. Se volete sapere qualcosa in più della mia vita in Uruguay o delle mie avventure da nomade digitale, date un occhio alla playlist che ho creato, ragazzi. Io vi ringrazio e vi mando un abbraccio grande.